Ma lo avete mai visto il cervone nei suoi 3 stadi principali di cambiamento, ragazzi? Oggi vi mostrerò questo. Qui abbiamo un bellissimo baby e ora vediamo il resto. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Reptile Nation. Io come sempre sono Giorgio e guardate chi ci è venuto a trovare nuovamente. Ora sono solo, quindi per le riprese mi aiuterò anche con qualche filmato dei vecchi che potete trovare sul canale, ragazzi. Ma che cosa faremo oggi? Oggi parleremo del cambiamento che subisce questo animale, l'Elafe quatuor lineata, ovvero il cervone, durante la sua crescita. Come potete vedere qui abbiamo un bellissimo baby che è tornato per l'ennesima volta a casa a trovarmi e ora andremo a liberare ancora più lontano, tanto perché io devo camminare ogni volta quando ho il giorno libero, quindi grazie caro, grazie, molto gentile. In questo video ragazzi vi mostrerò esclusivamente il cambio di livrea che subisce questo animale durante la sua crescita. Nel dettaglio e per parlarne più approfonditamente ragazzi vi invito a seguire i 2 video, anzi forse più, presenti sul canale dove ne parliamo veramente nel dettaglio. Il cervone ragazzi, uno dei serpenti più lunghi, più robusti e più belli in assoluto in Italia, giusto amico nostro? Come sapete subisce un profondo cambiamento durante la crescita. Questo ve l'ho mostrato in svariati video, se non l'avete visti andate sul canale e dategli un'occhiata. Come potete vedere da giovane ha questa colorazione grigio maculata sul nero con queste macchie enormi. Sono enormi ragazzi, sono bellissime sul dorso, la banda laterale a fianco al musetto, come potete vedere, e la pupilla tonda, completamente nera da piccolo. Ora vi mostro immediatamente il cambiamento di questo animale. Vedremo nella fattispecie i 3 stadi in cui è possibile vederlo maggiormente, ragazzi, perché ovviamente sarebbe impossibile mostrare tutto il cambiamento a meno che non l'abbiamo in un terrario e lo riprendiamo per un anno almeno, è abbastanza difficile, quindi vi mostrerò i 3 stadi principali in cui ho avuto la fortuna di incontrare questo animale. Ma prima di tutto liberiamo lui. Ovviamente rimanete fino alla fine del video perché il cervone adulto ragazzi è qualcosa che merita in assoluto e se non l'avete visto nell'altro video ve lo faccio vedere adesso ed è qualcosa di spettacolare, veramente vale la pena di vederlo. Mente innocuo ragazzi, come vi ho detto più volte è un animale di cui non avere assolutamente paura, è uno dei serpenti più mansueti d'Italia ragazzi. Semi-arboricolo, guardate quanto è bello. Raggiunge dimensioni notevoli, veramente ragguardevoli ragazzi, soprattutto per quanto riguarda anche la circonferenza del corpo. Ora, se te ne vai più in dentro io sto più tranquillo e invece no, hai deciso di rimanere esattamente qui, sotto questo. Ah no, c'è un buchetto, perfetto, ok, via. Speriamo non sia la tana di un biacco ragazzi, perché altrimenti forse abbiamo fatto una cosa bruttissima. Libero! Uccellino inadatto al volo. Come avete potuto vedere ragazzi, la colorazione grigia a bande nere si presta scarsamente ad un habitat tipo questo o comunque a un habitat pieno di arbusti gialli come potete vedere qui al limitare della macchia. Perché? Perché quando sono piccoli specialmente, questa è una tendenza che hanno anche da adulti, sono dei serpenti semi-arboricoli, non del tutto arboricoli, sono dei serpenti semi-arboricoli e quando sono piccoli, sia per difendersi dai predatori, sia per cacciare, il loro habitat preferito è assolutamente il bosco, assolutamente, al 100%. Durante la crescita poi e raggiungendo anche dimensioni ragguardevoli, quindi diventa anche problematico muoversi nel bosco e soprattutto su ramoscelli che si spezzerebbero. Ok, nel frattempo è partito un settone, ragazzi, perfetto, perfetto. No, God! Dicevo, durante la crescita questo bisogno di scappare dai predatori e l'ovvio motivo di non riuscire a mimetizzarsi appieno in un habitat come questo cambia del tutto. Infatti durante la crescita l'habitat preferito di questi animali saranno i campi estesi, come potete vedere, come questi, con sporadiche radure e alberi dove questo animale potrà muoversi in assoluta libertà alla ricerca delle sue prede. Vi ricordo che essendo un animale che raggiunge anche grandi dimensioni può arrivare a mangiare anche un coniglio
Dopo il primo stadio, che è quello che vi ho mostrato, ecco a voi il secondo stadio, ovvero quello che io definisco il serpente esotico. E questo, ragazzi, invece è il secondo stadio, il mio preferito, quello più bello, ovvero l'attimo in cui il cervone mantiene sia l'aspetto maculato, come avete visto, dei baby, e iniziano a uscire le 4 strisce longitudinali a vedersi sul dorso, con un cambiamento di colore che, ragazzi, ha del fantastico, incredibile. Mi scuso per le riprese, purtroppo eravamo stati chiamati all'improvviso, non eravamo adeguati con l'attrezzatura e soprattutto il cameraman si è rivelato uno scarso cameraman. È un grande amico che saluto, ma per quanto riguarda le riprese, ragazzi, è assolutamente da bocciare. Ora, come potete vedere, questo animale è spettacolare, ragazzi, ha una livrea assurda, tant'è che chi l'ha ritrovato in realtà non si era nemmeno reso conto fosse un serpente nostrano. Si è subito pensato ad un serpente del grano, comunque una specie esotica, perché nessuno è abituato a vederlo in queste condizioni. Di solito il cervone lo immaginiamo da adulto con le 4 strisce longitudinali sul dorso, con quel colore grigio bruno, oppure da baby. Da baby neanche tanto, ragazzi, perché devo ammettere c'è molta ignoranza in materia. Parecchia gente non sa neanche che il cervone, come ve l'ho mostrato io da baby, sia in realtà un cervone, ma pensano tutti quanti sia una biscia d'acqua o peggio purtroppo una vipera, e per questo viene ucciso. E per finire, ultimo ma non ultimo, ragazzi, il cervone adulto. Per avervi fatto sentire il sibilo di questo fantastico animale, ragazzi, vi lascio ammirare la sua splendida livrea, caratterizzato da una colorazione gialla con 4 strisce longitudinali che attraversano il dorso. Ragazzi, è un animale veramente bello, testa ben distinta dal corpo e come avete sentito, il sibilo di questo animale è qualcosa di fantastico, ragazzi. Ovviamente è un animale del tutto innocuo e raramente comunque morde. È un animale abbastanza mansueto. Ovvio che, come tutti i serpenti, nessun serpente è innocuo, ragazzi. Perché? Perché comunque hanno svariati dentini con cui possono farvi male. E questo perché? Perché ovviamente tenteranno di difendersi. A livello di pericolosità per quello che riguarda l'essere umano, oltre alla vipera, ragazzi, però potete stare tranquilli. Se non gli rompete le scatole, diciamo che siete al sicuro. Erano anni che aspettavo di trovare un esemplare come quello, ragazzi. E la gioia è stata enorme, è veramente tanta roba. Sono contentissimo anche perché il costante recupero, soprattutto di esemplari giovani in zona negli ultimi anni, e il costante ritrovamento di questi animali mi ha fatto pensare e ben sperare che forse il mio da fare effettivamente sta avendo i suoi frutti. Beh, c'è poco da fare, ragazzi, il cervone adulto ha un fascino incredibile. Io, per come la vedo io, il più bello è in assoluto la via di mezzo, ragazzi, quando mantiene sia parte della livrea giovanile sia parte della livrea adulta, ragazzi. Per me quello è un animale veramente spettacolare, è qualcosa di unico da vedere e purtroppo l'ho visto soltanto una volta e spero di vederlo ancora. Come sempre, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Siete tanti, ragazzi, non riesco a rispondere a tutti su tutti i social, ragazzi, è una cosa bellissima e mi dispiace allo stesso tempo. Ovviamente datemi modo e risponderò a tutti. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, i soliti riti, mi piace e compagnia bella. Noi ci vediamo in un prossimo video. State pronti perché adesso inizia la stagione invernale, quindi i nostrani purtroppo ce li perdiamo e inizieremo a parlare un po' di esotici. In più ho in mente un'altra rubrica in cui, nonostante tutto, anche perché a me piace, io purtroppo sono così, girerò nei boschi e vi mostrerò magari posti in cui è possibile trovare serpenti. Quindi se vi piace questa idea, ragazzi, confermatemela sotto, scrivete nei commenti e se avete altre idee comunque o argomenti che volete venissero trattati, scrivetelo nei commenti, ragazzi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!